sì, punto a punto ce lo giochiamo davvero punto a punto questo scudetto dove ogni singolo punto per l'appunto sarà scusate questo gioco di parole davvero da deficiente patentato quale sono. Sarà importante, inutile ripetere queste banalità del caso. Ciò che invece non è banale è di certo l'apporto dell'attaccante nelle squadre di Conte. Se l'attaccante fa quel lavoro che l'allenatore richiede, poi la squadra, vuoi o non vuoi, sul campo raccoglie. E oggi c'è da dire che rispetto alle altre partite ho visto anche un Napoli che è andato anche in crescendo, vuoi forse anche per il valore dell'avversario, più che valore per la struttura, per l'espressione calcistica dell'Empoli stessa, squadra che poi fino alla fine anche sotto di tre ha provato a giocare a pallone, ha provato ad affacciarsi, no? Però il Napoli, anche lo sto vedendo adesso in questa parte finale, quando perde palla ancora in aggressione, ancora alta, no? Segno che secondo me da questo punto di vista c'è stata anche una bella, come si dice, questa è da parte dell'allenatore una bella ramanzina, ecco, chiamiamola così. Però il discorso centrale che voglio fare oggi è appunto sul valore, sul lavoro che l'attaccante fa e incide per la sua squadra. Se poi all'attaccante ci aggiunge un centrocampista come McTominay, ragazzi miei, e il cocktail è abbastanza esplosivo. McTominay, che centrocampista. No, e sento ancora dire che il Napoli sta facendo miracoli, sta facendo qualcosa di clamoroso, come se fosse una squadretta da 4 soldi con 4 scappate di casa che fortuitamente si stanno giocando lo scudo. Io ste robe sclero, do veramente di matto, ma tant'è, lasciamo stare. Ne parliamo e come se lo facciamo, signori miei, attendendo anche il triplice fischio. Prima, come al solito, pollice in su per il nostro amico algoritmo, che altrimenti come al solito ci fosse il contenuto. Se volete iscrivetevi al canale per i prossimi di contenuti. Din don la campanella. Grazie, grazie sempre. Mai scontato il vostro supporto, anzi va sempre premiato. Volevo dire un'altra cosa che in questo momento non mi viene. Vabbè, pazienza. Ecco, passaggi totali 512 del Napoli contro i 286 dell'Empoli, segnale che ha fatto la partita la squadra partenopea. Attenzione, non è che ho visto un Napoli anche perfetto, soprattutto sotto l'aspetto difensivo, dove bisogna dire mancava anche Di Lorenzo, mancava anche Buongiorno, c'era anche qualche quindi assenza illustre, qualcosina si è anche concesso, mi ricordo Fazzini all'inizio, chi più, Giasi, no? Con qualche pallone buttato in mezzo, il tiro di Esposito al finire, al calar del primo tempo, cioè l'Empoli vivo ed è stato un primo tempo anche equilibrato. In questo finale ancora, vedi, l'Empoli, come dicevo prima, l'ho detto prima, me lo sono dimenticato, l'Empoli per stile, per gioco, ci sta provando ancora in questo finale, sta facendo qualcosina. E, stavo appunto dicendo, un primo tempo equilibrato, scardinato dal lavoro di Lukaku. Lukaku che arriva a questa palla, lui la lavora, la protegge, no? Sbraccia nel lecito e si divincola dell'avversario e quindi apre la prateria a McTominay, lì salta il banco onestamente e avendolo avuto all'Inter Conte, attenzione, non sto dicendo che Conte è solo palla all'attaccante e via, no, ma è degli sfoghi principali su cui si erigge il gioco contiano e quindi necessita di una prima punta che comunque lo faccia bene, lo svolga bene questo compito. Oggi l'ha fatto magistralmente Lukaku, l'ha fatto in quella circostanza, ha messo un'altra palla bellissima nel secondo tempo per McDominay che appunto fa il terzo gol. Sempre lui, se non sbaglio, segue la palla che poi finisce sul palo, se non vado errato.
Tanto lavoro fatto bene, senza ombra di dubbio, oggi poco da dire. Ripeto, proprio l'atteggiamento comunque del Napoli, soprattutto in crescita in questa seconda parte. Segno anche che poi il discorso che facevamo un po' a inizio video, no? In questo momento i punti pesano tantissimo. Napoli che riprende la scia dell'Inter con un'impronta gigantesca di Romelu Lukaku e doppietta di McTominay. 3-0 al Maradona. Premio spot. Primo spot. Sì. Dicevo che in questa poi questa... Che cavolo dicevo poi tra l'altro? Mamma mia, ultimamente sto sbarellando di brutto, ragazzi. Ci arrivo sempre un po' cotto a fine stagione, come se giocassi quasi io paradossalmente. No, ma... No, questo discorso, ecco, che possiamo anche, no, in qualche modo trasferire proprio al calcio giocato ai giocatori. Il fatto di stare lì punto a punto, no? Anche il Napoli stesso doveva secondo me anche un po' abituarsi, no? A questa Inter che poi viene sempre dipinta un po' come squadra inarrivabile, la strafavorita. Quando ribadisco, per me il Napoli non ha, credo, mi permetto di dire che nella rosa sicuramente l'Inter magari è più attrezzata, ma io negli 11 titolari questa squadra non la vedo assolutamente una squadra debole, assolutamente. Se penso a Neres, se penso a Lobot che è in mezzo al campo, di McTominay e Lukaku abbiamo già parlato, ma inserirei Buongiorno. Lo stesso Meret viene sempre dipinto come il portiere, pare i rigori. Oggi, per esempio, nell'unico tiro in porta parlo di Esposito, la palla. Cosa gli vuoi andare a dire a sto portiere qua? Quindi, secondo me, gli diamo sempre meno credito di quello. Proprio a livello di valore di squadra, secondo me si tende un po' a deprezzarla questa rosa, ma non è, per quanto mi riguarda, non è così. Sarà perché io dal primo giorno, da prima anche del 3-0 contro il Verona, che dico che questa squadra arriverà in fondo, sia, ribadisco, per il lavoro di Conte, assolutamente, non è che quello lo mettiamo a parte e lo svalutiamo, no, ma il lavoro c'è su una rosa che, ribadisco, 2 anni fa, e ce ne sono tanti di giocatori che 2 anni fa hanno vinto lo scudetto, e appunto festeggiavano, e oggi sono lì a rigiocarselo tranquillamente, signori miei, e lo faranno. La prossima partita sarà molto importante perché il Napoli gioca col Monza e per me sono 3 punti già assegnati, e l'Inter col Bologna, l'ho già detto, per me il Bologna è una squadra spartiacqua, ha rubato punti al, um, al Napoli, vediamo se lo farà anche all'Inter. Se lo farà anche all'Inter poi diventa veramente complicata per noi nerazzurri. Signori, ne parliamo tempo al tempo, vedremo. Come al solito vi invito a lasciare un like, a iscrivervi e un grande abbraccio.